Se c'è un accessorio che non può proprio mancare nell'outfit di una ragazza è questo qui. La notizia migliore è che non devi spendere una fortuna per averla e non devi essere necessariamente un'esperta per crearla. Ciao, io sono Krilu, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo tutorial vi guiderò passo passo per realizzare questa borsa in maniera facilissima. Non abbiamo neanche bisogno di contare le catenelle d'avvio perché abbiamo un fondo già pronto e quindi iniziamo. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella. Io sto già preparando il prossimo progetto, quindi se non volete perderlo attivate la campanella e lasciate un like o un commento alla fine della visione se il video vi sarà stato utile. Io vi ringrazio e iniziamo subito. Per questo progetto utilizzerò un fondo da 22 cm per 10, una chiusura a molla da 18 cm, della fettuccia in poliestere, questi sono 100 grammi e consigliano di utilizzare un uncinetto che vada da 5 a 6. Io utilizzerò un 5,5 per la lavorazione del corpo borsa, mentre utilizzerò un 4 semplicemente per il primo giro, perché altrimenti con questo avrei difficoltà, non entrerebbe nei fori. Avrò bisogno di forbici, di un pezzo di fodera con un po' di cotone, perché ho intenzione di foderarla. Utilizzerò degli avanzi di cordino o di fettuccia per tener ferma poi la molla, un ago tirafettuccia e potrebbero essere utili anche dei marcapunti. Iniziamo il progetto. Iniziamo da uno dei lati corti del fondo e cerchiamo la maglia centrale. Nel mio caso è questa qui e vado a mettere un marcapunti. Ci spostiamo di 1, 2, 3, 4, 5, metto un marcapunti anche qui. E faccio la stessa cosa anche da questa parte, 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la zona in cui andremo a fare gli aumenti. Io non farò aumenti nel lato lungo, ma solo in questi due. Iniziando da questo foro nel quale iniziamo il primo aumento, faremo un aumento ed una maglia semplice. Quindi l'aumento ci sarà qui ci sarà solo una maglia, un altro aumento sarà qui no, ci sarà una maglia semplice, mentre in queste 3 maglie centrali faremo comunque gli aumenti, quindi uno qui, uno in quella centrale ed un altro ancora lo faremo qui. Questo lo salteremo ed un altro aumento lo faremo qui. Quindi in totale avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumenti. La stessa cosa la dovremo fare anche da quest'altro lato. Quindi solo qui le 3 centrali avranno un aumento dietro l'altro, mentre qui saranno alternati da una maglia semplice. Quindi iniziamo partendo dal centro. Tolgo il marcapunti e prendendo l'uncinetto, quello più piccolo, in questo caso è il numero 4, entro e prendo il filo, lo faccio uscire sul davanti, tenendo poi la codina sulla sinistra faccio una semplice catenella
Inizio a fare l'aumento dalla maglia successiva, questo lo completeremo poi una volta che abbiamo finito il primo giro. Quindi entro qui, tolgo il marcapunti, e prendiamo anche il filo della codina e facciamo 2 maglie nello stesso foro. Questa che è la prima maglia la vado a marcare perché ci dobbiamo ricordare che anche qui dovremo fare poi un aumento alla fine del giro. Un altro aumento, no, qui non l'aumento, scusate, qui andrà una maglia semplice. Qui dove ho il marcapunti che vado a togliere ci sarà l'aumento. Qui una maglia semplice e qui dove c'è il marcapunti un altro aumento. Quindi una maglia bassa in ogni foro. Tolgo il marcapunti e creo il primo aumento da questa parte. Ora una sola maglia, anche qui c'è il marcapunti, quindi un aumento. Qui una sola maglia, e qui invece cominciamo gli aumenti che sono in serie. Un aumento, il secondo aumento, il terzo, poi ci sarà una maglia semplice, l'aumento qui dove c'è il marcapunti, una semplice e l'ultimo aumento da questo lato. Ora tutte maglie semplici fino ad arrivare a questo marcapunti. Togliamo il marcapunti e facciamo l'aumento. Una
una maglia semplice, un aumento qui, una maglia semplice, un aumento, e qui dove abbiamo iniziato deve esserci un aumento, quindi dobbiamo fare un'altra maglia. E gli aumenti sono completati. Ora tolgo il marcapunti e vado a chiudere la maglia per completare questa qui, che in realtà era una semplice catenella. Quindi con una chiusura invisibile tiro un po', faccio entrare l'uncinetto qui da dietro, aggancio il cappio e lo tiro fuori. A questo punto cambio uncinetto e prendo quello più grande. Siccome devo lavorare in costa retro, quindi prendendo queste asoline sul retro, vado a prendere anche in questo caso una delle due asoline. Tiro fuori il filo e lo esco fuori. Vado a lavorare adesso tutte maglie basse ritorte senza fare più aumenti. La maglia bassa ritorta si forma in questo modo, è una normale maglia bassa, quindi si entra, io sto entrando in questo caso in costa retro perché voglio dare uno stacco tra il fondo e la borsa, quindi si prende il filo da sopra così, normalmente il filo si prende in questo modo, si aggancia, mentre quello ritorto si fa così e si esce il filo. Vado a mettere intanto il marcapunti nella prima maglia per ricordarmi qual è. Vado poi a fare tutte maglie basse ritorte per tutto il giro. Vado a chiudere con chiusura invisibile anche questo punto, questo giro. Entro qui sotto, prendo il filo, visto che sto facendo il punto ritorto, giro l'uncinetto quest'altro lato e rientro nell'asola che ho lasciato in sospeso. E questo è il primo punto del nuovo giro. Continuo sempre con maglia bassa ritorta,
e continuo così fino a quando la borsa non arriverà ad un'altezza che mi sembrerà giusta, sempre senza fare aumenti, sempre chiudendo con chiusura invisibile. Prima di andare avanti vorrei parlarvi un attimo di misure. Per le mie clutch scelgo sempre una molla la cui lunghezza, cioè che da questo punto a questo punto, abbia 4 cm in meno rispetto al fondo. Questa è una molla da 18, la vado a chiudere, e il fondo è di 22 cm. Inoltre, per quanto riguarda l'altezza, grosso modo io mi regolo in questo modo: prendo questa misura e la raddoppio, quindi questa deve essere il doppio della misura della molla, di questa misura qui. Un'altra misura da tenere in conto, che è forse anche la più importante, è la misura della circonferenza. Io sto utilizzando un fondo già pronto e ne ho già utilizzati altri, quindi sapevo che la circonferenza della mia borsa è uguale alla circonferenza della molla. Questo è importante, non può essere più piccola la borsa, altrimenti non riusciremmo a mettere la chiusura. Quindi questa è perfetta, ma se voi dovete utilizzare non il fondo già pronto ma volete crearvelo voi, tenete sempre da conto questa misura, quindi la circonferenza dovrà poi essere uguale alla molla. Inoltre ricordatevi che se non dovete utilizzare un fondo già pronto avrete bisogno di almeno un gomitolo in più. Io ne ho utilizzati 3 per fare questa borsa, me ne è avanzato un po', ma devo fare ancora il manico, devo attaccarlo. Ok, procediamo. Questo giro è l'ultimo prima di iniziare ad unire la molla, la clutch. Quindi prima di tutto dobbiamo trovare la metà della borsa, che badate bene non è questa la metà, questa è la maglia d'inizio. Quando saliamo con il lavoro chiaramente ci troviamo qui. In realtà la metà della borsa cade qui, perché noi dobbiamo tirare una linea perpendicolare al fondo. Quindi vi faccio vedere, pieghiamo la borsa in questo modo e andiamo a mettere dei marcapunti per individuare le maglie della metà esatta della borsa. A me sembrano queste, però per sicurezza andiamo a contare le maglie. Quindi una volta che abbiamo appiattito la borsa e trovato le due metà, andiamo a individuare quali sono le maglie centrali. Quindi io ho individuato queste due maglie centrali da questa parte e queste due maglie centrali da quest'altra. Dobbiamo lasciare una decina di centimetri per poterla prendere più comodamente con la mano. Quindi 10 centimetri da questa parte a questa parte corrispondono all'incirca a 5 maglie dopo il marcapunti, quindi 1 2 3 4 5. Vado a mettere questo marcapunti qui. Lo so che sembrano tanti i marcapunti, ma non vi preoccupate, poi lasceremo solo quelli essenziali, e 5 maglie da quest'altra parte, quindi escludendo la maglia marcata 1 2 3 4 e 5. Ora possiamo togliere quelli centrali, non ci interessano più. La stessa cosa la vado a fare anche da questo lato, quindi 1 2 3 4 e 5. E poi escludendo questa 1 2 3 4 e 5. Quindi
anche questi due centrali non ci interessano più. Lasciamo invece gli altri, quello rosso che ci indica l'inizio del giro, mentre questi laterali ci indicano dove poi andremo a posizionare la clutch. Qui andrà a finire la parte della chiusura dove c'è la vite. Ok, lasciando i marcapunti continuiamo a lavorare, quindi lavorerò normalmente i punti bassi fino ad arrivare al marcapunti. Qui dove c'è il marcapunti, intanto lo vado a togliere, inizio a lavorare dei punti bassissimi fino ad arrivare all'altro marcapunti. Vado a marcare qual è la maglia, anche se si nota, però andiamola comunque a rimettere. Questo giro, anzi questa parte, servirà a rifinire meglio la parte finale della borsa, perché qui ci sarà la molla mentre qui non ci sarà più niente, quindi lo andiamo a rifinire. Qui dove c'è il marcapunti facciamo l'ultimo punto bassissimo e lo andiamo a marcare di nuovo. E riprendiamo a fare i punti bassi fino ad arrivare non a questo marcapunti ma a quest'altro, quindi nella parte centrale dobbiamo rifare lo stesso procedimento che abbiamo fatto qui. Quindi continuo con i punti bassi, questo marcapunti che indica la metà della borsa lo andiamo a togliere ma solo per un attimo. E lo rimetto subito. Ed arriviamo adesso invece con i punti bassi fino a questo marcapunti per cominciare poi di nuovo i punti bassissimi. Togliamo il marcapunti, facciamo un punto bassissimo, lo rimettiamo e ancora tutti i punti bassissimi fino ad arrivare al successivo marcapunti.
e finiamo il giro, quindi arriviamo fino a questo punto con punti bassissimi. Il mio corpo borsa è praticamente finito. Ora, prima di unire la molla, io lascio questo filo in sospeso perché poi dovrò attaccarci la clutch, quindi lo lascio così senza tagliarlo e vado a fare prima una fodera. Quindi prenderò questa misura come riferimento, la circonferenza e l'altezza che arriverà fino a questo punto, quindi dalla parte interna la farò arrivare qui e dopodiché la attaccherò alla borsa e successivamente unirò la molla. Se non sapete come foderare la borsa, qui in alto vi lascio il link di un video che è già sul mio canale su come fodero le mie borse che hanno il fondo ovale, come in questo caso. Quindi ci rivediamo una volta che avrò fatto la fodera. E dopo aver creato questo piccolo sacchetto che sarà la fodera, la vado ad inserire nella borsa. E l'andrò a cucire qui sotto questi punti. Una volta che la borsa sarà foderata, possiamo unire la chiusura facendo in questo modo. Accostiamo la parte centrale della molla dove si trova il marcapunti che indica la metà della borsa e con un filo di colore contrastante lo andiamo a legare in questo modo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. E facciamo lo stesso anche nelle parti centrali. La prima maglia del giro mi va a capitare esattamente in questo punto, quindi la vado a lavorare. Mentre per queste altre maglie faccio semplicemente dei punti bassissimi.
Posso anche togliere il marcapunti, ormai non mi serve più. Arrivati a questo punto iniziamo a lavorare delle maglie basse. Se volete potete fare maglia bassa ritorta, altrimenti una normale maglia bassa, come vi trovate più comode. Non lavoriamo questa maglia, ma da questo punto fino al prossimo marcapunti lavoreremo soltanto delle maglie basse sulla chiusura, sulla molla. Ho lavorato 17 maglie sulla molla e la maglia successiva al marcapunti la vado invece a lavorare nel corpo borsa. Arrivati da questa parte della cerniera, di nuovo punti bassissimi, sono 6 in tutto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e riprendo con i punti bassi. Qui c'è il marcapunti, quindi
lavoro solo la parte della molla. E qui subito dopo la maglia marcata unisco con la maglia bassa la molla al corpo borsa. Prima di chiudere il lavoro controlliamo che la chiusura sia perfetta. Va bene, c'è solo da aggiustare un po'. E la borsa è finita. Non vi preoccupate se sembra un po' storto, bisogna semplicemente aggiustarlo un po' con le mani. Vado ora a nascondere il filo. Ecco qui la borsa finita. Spero che vi piaccia. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale così che possa crescere ed avere sempre contenuti migliori. Io vi ringrazio della visione e vi aspetto al prossimo progetto. Ciao!